L'intento di queste misure è quello di rilevare i livelli del rumore elettrico utilizzando un amplificatore di segnale HP che opera nella gamma 10 Hz 25 MHz ed ha un guadagno di 40 dB. È stato progettato per operare con piccoli segnali, per aiutare la strumentazione a misurare e visualizzare questi deboli segnali. L'approccio corretto sarebbe quello di utilizzare un analizzatore di spettro, strumento che al momento non possiedo, ma mai perdere la fiducia. I risultati delle misurazioni che ora andremo ad analizzare sono il frutto di molti compromessi e danno una precisione non altissima, ma sono un buon punto di partenza. Ho utilizzato un voltmetro HP a vero valore efficace, il 30400A. Questo strumento ha un'impedenza di ingresso di 10 megohm in parallelo a 50 picofarad nel peggiore dei casi. Considerando la banda di lavoro di 10 MHz dello strumento, abbiamo che per le frequenze più elevate l'impedenza di ingresso scende a quasi 300 ohm. Diventa quindi imperativo operare con impedenze dell'ordine dei 50 ohm. Diamo quindi un'occhiata allo schema blocchi delle misure. La sorgente di rumore applicata all'ingresso dell'amplificatore è una semplice resistenza da 50 ohm. Vediamo ora di descrivere questa sorgente di rumore. A questo proposito ci viene in aiuto la formula che definisce la tensione di rumore En dovuta all'agitazione termica degli elettroni che si viene a creare ai capi di una resistenza. La formula è la seguente: En al quadrato uguale 4 per K per T per B per R. K è la costante di Boltzmann che potrete trovare cercando in internet. T è la temperatura in gradi Kelvin, B è la banda che nel nostro caso è approssimativamente 10 MHz, R è il valore della resistenza, cioè 50 ohm. La sorgente di rumore è pertanto rappresentabile come un generatore di tensione En con in serie la sua resistenza interna da 50 ohm. Ma perché la formula descrive En al quadrato e non En? Perché in realtà il rumore è un insieme casuale di tensioni con frequenze distribuite su tutto l'arco della banda di misura. Queste piccolissime tensioni sono dovute all'agitazione termica degli elettroni ed hanno un andamento casuale e non ordinato. Essendo infinite queste componenti, nascono, muoiono e riappaiono senza soluzione di continuità, è più corretto parlare di energia prodotta dal rumore all'interno della banda considerata. Energia è quindi potenza elettrica. Possiamo chiamare Wn tale potenza che sarà pari a Wn uguale a En al quadrato fratto R. Ma se guardiamo bene nello schema blocchi c'è un partitore all'ingresso da cui seguirà che Wn alla fine risulterà pari a K per T per B. Cioè la potenza di rumore prodotto da una resistenza di 50 ohm su di una banda di 10 MHz sarà pari a K per T per B con un valore finale di 40 femtowatt che corrispondono ad una tensione Vn di rumore di 1,41 microvolt. Se l'amplificatore fosse ideale, cioè non introducesse di suo del rumore, in uscita dovrei misurare una tensione VU pari a 1,41 microvolt per A0, che è il guadagno dell'amplificatore, per un valore finale di 141 microvolt.
In realtà la VU misurata è attorno ai 400 microvolt. Considerazione: sto eseguendo le misure in ambiente domestico, non in un laboratorio. Sicuramente ci sono campi elettromagnetici che gravano pesantemente sulla misura. Teniamo pure conto che misurare 400 microvolt non è poi così male, anzi, approfondiamo questo risultato strumentale. Se 400 microvolt è la tensione dovuta all'amplificazione di Vn, cioè la tensione di rumore presente all'ingresso dell'amplificatore, più il rumore introdotto dall'amplificatore stesso, possiamo affermare che 400 microvolt uguale a VU, tensione di uscita, uguale a Vn per A0, il guadagno dell'amplificatore, più V' di N, dove Vn per A0 vale 141 microvolt e la tensione in uscita dovuta alla sorgente di rumore termico En, mentre V'N è il rumore aggiuntivo introdotto dall'amplificatore HP, cioè V'N uguale a 400 microvolt meno i 141 microvolt e sono all'incirca 260 microvolt. E questo è già un primo dato. Possiamo anche affermare che V' di N, cioè la potenza del rumore dovuta al solo amplificatore, è data da V' di N al quadrato su 50 e corrisponde a 1,35 nanowatt. Introduciamo ora un importante fattore, che è il fattore di rumore F, che è definito come il rapporto segnale-rumore all'ingresso fratto il rapporto segnale-rumore all'uscita. Con alcuni semplici passaggi, che però non mostrerò qui perché appesantirebbero troppo questo video, e comunque lascio nella descrizione alcuni utili link per chi vuole approfondire, si arriva ad una formulazione di F molto più interessante e pratica. E questa formulazione è F, fattore di rumore, uguale al numeratore abbiamo K per T per B più W' di N fratto A con 0, al denominatore abbiamo K per T per B. Abbiamo visto che K per T per B è proprio la potenza del rumore che viene applicato all'ingresso dell'amplificatore e nel nostro caso, quindi sulla banda di 10 MHz con un'impedenza di 50 ohm, corrisponde a 40 femtowatt. A con 0 è il guadagno del nostro amplificatore e W' di N è la potenza del rumore introdotto dall'amplificatore stesso. Possiamo allora immaginare di avere un amplificatore ideale che non introduce rumore, ma che al suo ingresso non viene applicata la sola sorgente di rumore prodotta dai 50 ohm, ma anche una sorgente ulteriore di segnale di potenza data da W' di N fratto A con 0. Continuando con i nostri calcoli, possiamo calcolare quanto vale il rapporto W' di N su A0 e corrisponde a 135 femtowatt. È come se ci fosse all'ingresso dell'amplificatore una sorgente da 135 femtowatt che poi mi produce rumore verso l'uscita ed è il rumore che introduce l'amplificatore stesso. Introducendo questo valore nella formula del fattore di rumore F, possiamo trovare che quindi F uguale a 4,38, cioè vuol dire che il rapporto segnale-rumore dall'ingresso all'uscita dell'amplificatore
peggiora di 4,38 volte. Ma per dirlo ancora meglio, possiamo introdurre la figura di rumore, che è la versione logaritmica del fattore di rumore, e la figura di rumore n di f è 10 volte il logaritmo di f, che nel nostro caso dà 6,4 dB. Vuol dire che il segnale, passando dall'ingresso all'uscita dell'amplificatore, peggiora il suo rapporto segnale-rumore di 6,4 dB. Ma considerando l'amplificatore ideale, quanto sarà il valore in tensione del generatore posto all'ingresso che mi comporterà una sorta di soglia d'ingresso dell'amplificatore, la sua sensibilità? Sarà appunto la radice di W' di n su A0 per 50 ed risulta dai calcoli 2,6 microvolt, che guarda caso 2,6 microvolt per 100 volt, che è il guadagno dell'amplificatore, dà proprio 260 microvolt, che era il rumore introdotto dall'amplificatore e misurato l'uscita, e quindi i conti tornano. Cioè, qualsiasi segnale inferiore a 2,6 microvolt non supererà o troverà una barriera del rumore all'ingresso e porterà un contributo minimo in uscita sull'amplificatore. Concludendo, possiamo dunque dire che lavorando con impedenze di 50 ohm in una banda di 10 MHz, questo amplificatore è fatto per lavorare con segnali superiori a 2,6 microvolt in ingresso. Con segnali più bassi il suo rumore interno tenderà a mascherare questi segnali, quindi va benissimo per un segnale di 5 microvolt per esempio, ma andrà un po' meno bene per segnali dell'ordine di 1-2 microvolt più bassi. Spero di non essere stato troppo complicato o macchinoso nell'esposizione. Ci saranno sicuramente molti errori in questo mio video, ma questo non mi preoccupa. Il mio personale piacere è quello di condividere cose che spero di aver compreso e magari di essere d'aiuto a chi sta muovendo i primi passi. So già che ci sono tecnici molto più preparati di me, ci mancherebbe altro, ce ne sono tantissimi e questo è motivo di grande gioia per me, così potrò continuare ad imparare da loro. Nelle note a questo video si troveranno alcune fonti autorevoli, HP e Philips, che trattano in modo molto rigoroso l'argomento del rumore. Grazie per aver guardato questo video, questa mia esperienza, e a presto.